didn't even get to cross. Coraggio, Alice. È solo un sogno. Non è un sogno, è un ricordo e mi fa stare male. Non pensarci. Ora concentrati. Aspetta, stai fluttuando di nuovo. Senza peso. Nel nulla. Rilassati. Sono all'inferno. Dimentica. Lascia perdere quel ricordo. È inutile. Dimentica. Vai nel paese delle meraviglie. Non posso. Sono intrappolata nel mio passato. Sergente, questa ragazza è ustionata. Chiami un dottore. Si riprenderà. Lascia andare quell'illusione. Dimenticala. Vai nel paese delle meraviglie. Non vorrei, dottore. Il mio paese delle meraviglie è distrutto per me. Non ha importanza ciò che preferisci, ragazzina. Ora, Alice, dove sei? Sono in barca con un amico. C'è qualcosa di diverso. Le cose sono cambiate. Cambiare è positivo, è il primo passo per dimenticare. Che succede? È arrabbiato? Certo che no. Bianconiglio? Non va bene. Che ci fa lui qui? Qualcosa non va. Presto! Non opporti, Alice. Corruzione! Mi sta uccidendo! Il paese delle meraviglie è distrutto! La mia mente è rovinata! Dimentica, Alice. Blocca quel suono. Svegliati. Condividere. Ecco, Alice, va meglio, non La mia trovi? testa è esplosa e nel petto ho un maglio a vapore. Beh, vedi, il prezzo del dimenticare è alto. I ricordi mi fanno vomitare. Cosa posso... Ricorda altre cose. Voglio dimenticare. Chi mai sceglierebbe di restare solo imprigionato in ricordi spezzati? Ti libererò, Alice. Spesso la memoria è più una maledizione che una benedizione. L'ha già detto, molte volte. E lo ripeterò ancora, il passato va scontato. Ora, prima della prossima seduta, prendi quelle pastiglie dal nostro farmacista di High Street. Va bene, dottore. Tocca a me dimenticare, Alice. Allora, Charlie, tuo padre è stato impiccato per aver ucciso la mamma che ti picchiava. Meglio dimenticare, no? Il passato è morto, Charlie. L'infelice Tugurio, la famiglia che non c'era. Cagarella a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video per il canale YouTube. Oggi recensirò Alice Madness Return, versione PC. Innanzitutto lo potete trovare su Steam, io ho approfittato dei saldi festivi del periodo natalizio e me lo sono pappato a pochi euro, un niente per quello che vale il gioco. Vi dico subito che per me ne vale decisamente la pena, è un game fuori dai soliti schemi ma è originale e pieno di stile. Il gioco è una piccola opera d'arte secondo me, pieno zeppo di trovate artistiche e piccole perle di design e originalità. La trama narra le vicende di Alice, ovviamente, che rinchiusa in una specie di manicomio, tra virgolette, per bimbi e adolescenti, guidato da uno psichiatra che è ossessionato dal far dimenticare i ricordi del passato in generale ai suoi piccoli pazienti. In pratica, invece di aiutare ad affrontare i loro incubi, sempre tra virgolette, una volta per tutte e risolvere così i loro problemi, lui preferisce ignorarli, facendo loro dimenticare il passato che genera i suddetti incubi, quindi fornisce loro una sorta di antidolorifico, tra virgolette, invece di eliminare la malattia, tra virgolette, alla radice come fanno gli antibiotici, tra virgolette. I ricordi possono essere anche archiviati momentaneamente dal nostro cervello, ma prima o poi ritornano, specialmente quelli dolorosi, e fanno ancora più male, perché non sono stati eliminati affrontandoli e vincendoli, ma solamente messi in un angolino, sperando che non riaffiorino più, praticamente impossibile.
Alice non riesce a dimenticare di aver ucciso la sua famiglia, incendiando la casa dove abitavano, ed è perseguitata da incubi infernali e visioni di un mondo alternativo chiamato il Paese delle Meraviglie, che però diventa un vero e proprio inferno nei suoi incubi. Tecnicamente parlando, per quanto riguarda la grafica, il gioco è un piccolo gioiello, non tanto per la qualità in termini freddi di conteggio poligonale, texture ed affini, ma per il livello artistico della stessa. Infatti questo game sa regalare scenari molto colorati dal design molto fiabesco, che ben presto diventano un macabro inferno pieno di sangue e atrocità, raccontate in cutscene dal sapore cartunesco ma di grande effetto visivo e splendidamente doppiate in italiano. Pecca però la grafica in un frame rate a volte ballerino. A proposito vi ricordo che il gioco sulle nuove schede grafiche può girare bloccato sui 30 fps, ma se seguite la guida che vi allegherò nella descrizione del video stesso potete settarlo a 60 fps, anche se non sempre fissi. E da problemi di tearing vari, forse risolvibili con un vertical sync forzato, sempre leggete la guida per i riferimenti, e da texture un pochetto slavate. Il mio personale consiglio è di fottersene altamente di questi piccoli difetti e di godersi il gioco. Il sonoro è ottimo, con musiche veramente d'atmosfera e doppiaggio in italiano decisamente di alto livello, che sta a regalare un'ottima immersione nella storia. Giocabilità di buon livello, divertente da giocare, con buone fasi esplorative alla ricerca dei cosiddetti collezionabili e anche solo per esplorare parti di scenario segrete. Longevità abbastanza alta, ci passerete del tempo su e vi divertirete anche tanto. Tirando le somme direi che è un gran bel gioco, non per tutti però. Se siete amanti dell'azione frenetica non fa per voi, se amate guardare la grafica e la volete perfetta anziché giocare non fa per voi. Se invece volete provare una bella storia raccontata davvero bene e giocare un ottimo mix di platform game e gioco esplorativo, direi che fa decisamente a caso vostro. Grafica 7,5 su 10, sonoro 9 su 10, giocabilità 8 su 10, longevità 7 su 10. Cagarella a tutti, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like a manetta e condividetelo, e magari già che ci siete iscrivetevi pure al canale che non fa mai male. Se non vi è piaciuto cazzi vostri, sto scherzando. Seguite i social che troverete nella descrizione, non siate superficiali limitandovi solo alla grafica perfetta e giocate a sto gioco, altrimenti sarete sodomizzati da un enorme coniglio bianco incazzato a bestia della sua tana. Ciao! Che viaggio sconcertante. Ma mi sono sbarazzata di Pris, o di ciò che è diventata. Perlomeno il luogo in cui sono approdata è familiare. Era anche ora, Alice. Dannato gatto. Non fare il prepotente. Sono davvero al limite. Perfetto. Quando non sei al limite hai sempre troppo margine. Non sei affatto d'aiuto. Ma sai che posso esserlo. Mi spaventerò da sola quando sarà necessario, grazie tante. Speravo di evitare tutto questo. Abbandona la speranza, c'è una nuova legge nel Paese delle Meraviglie. È una giustizia molto approssimativa. Qui siamo in pericolo. Tu stai in guardia.